Ciao, oggi è sabato, quindi la settimana lavorativa volge al termine. In questo video vi presentiamo alcune valutazioni con acquisti che ho fatto, trattative che sono finite bene, altre che non sono finite bene semplicemente perché non ho comprato. Dopodiché vedrete che vi presento un bel quadro, ve ne parlo, un grande pittore del Novecento italiano, e poi il video finisce col solito indovinello di quanto vale il quadro, e questa volta dovete rispondere voi, dovete indovinare quanto vale. Quindi al momento questa è una piccola introduzione che faccio per farvi vedere quello che ho comprato stamattina. Ho comprato questa scultura che è una Madonna addolorata, siamo senz'altro in Italia meridionale. È una sorta di sculture che si trovano molto spesso nelle case anche qui a Roma. Il significato è puramente devozionale. Sono in genere, si trovano dentro queste campane in vetro. Il corpo è generalmente le mani e il viso in terracotta smaltata e il resto del corpo in stoppa. Gli abiti sono riccamente decorati con abile maestria. E poi abbiamo comprato, vedrete il video, questa collezione di porcellane cinesi. Non c'è nulla in realtà di particolarmente interessante, qualcosa di antico come questo piatto che è una cosa del fine 8 primi 9, e cose più recenti come questi che sono stati fatti comunque un pochino per farli sembrare più antichi, però non lo sono. Come si fa a vedere che questi non sono antichi? Innanzitutto la qualità della pittura, l'abbiamo già detto nel video, ve lo ripeto perché ripetita iuvant. Poi quando vedete questo tipo di diciamo patinatura, allora come qui ci sono dei traumi che vengono fatti sulla base dei vasi cinesi antichi. Come vengono fatti questi traumi? È l'unica superficie esposta a una certa usura del vaso cinese, si sposta così, un giorno lo sposti così, un giorno lo sposti, passano 200 anni e si forma una sorta di microtrauma. Come fanno invece i falsari oggigiorno a fare questo effetto microtrauma per farli sembrare antichi? Fanno così, li sfregano. Però se poi quando noi li andiamo a vedere col contafili, questi traumi sono sempre tutti nella stessa direzione, cosa che non succede nelle cose più antiche. Quindi ricordatevi sempre che una serie di traumi tutti nella stessa direzione sulla base di un vaso cinese non vuol dire per forza che sia falso, però è senz'altro un campanello d'allarme. E questo è uno dei modi. Poi c'è sempre la qualità pittorica, che qui oggettivamente proprio non va, è spento, è morto, e non è senz'altro una cosa diciamo piacevole da vedere. Questi invece sono stati fatti almeno un centinaio d'anni fa. Come vedete la qualità pittorica è già diversa, sono più belli. Quindi abbiamo comprato queste porcellanine. Poi cos'altro abbiamo comprato, Marco, che non mi ricordo? Le icone sono quattro bellissime icone. Queste le ho comprate ieri in un quartiere qui vicino sulla via Cassia. Quando si parla di icone si parla di Europa orientale, Grecia, Russia. Sono immagini sacre fatte soprattutto per la venerazione da parte della religione ortodossa. Sono immagini sacre stilizzate. Molto diversa è la concezione della Chiesa ortodossa dell'immagine sacra rispetto a quella cristiano-cattolica. Come sapete, noi abbiamo riprodotto le immagini sacre in maniera molto più naturalista, soprattutto a partire dal Cinquecento. Quindi i quadri che sono stati fatti, i capolavori che sono stati fatti, servivano non soltanto per la venerazione, per la devozione, ma anche come arredi per arredare le nostre bellissime chiese. Per quanto riguarda la religione ortodossa, c'è un maggiore rigore nell'interpretazione della norma
contro l'iconoclastia, quindi le immagini sacre sono sempre molto più rigorose, molto stilizzate, non sono mai firmate, non devono essere riconducibili a un artista piuttosto che a un altro, poiché l'artista, per questo tipo di concezione artistica, è soprattutto guidato dalla mano divina. Quindi non è importante chi l'ha fatte, ma è importante quanto riescono a trasferire una immagine devozionale, un'immagine sacrale all'osservatore. Sono generalmente quelle che si trovano nelle case fatte soprattutto nel Settecento e nell'Ottocento. Non è sempre facile riconoscere l'antichità in una icona perché rimangono stilisticamente molto uguali attraverso il tempo, appunto per questo rigore formale che devono eseguire. Sono generalmente policrome. Molto spesso si trova l'uso dell'oro, molto spesso, soprattutto in quelle dell'Ottocento, si trova la rizza. Che cos'è la rizza? È una copertura metallica che può essere in metallo, ma può essere anche in argento e addirittura anche in oro. Quelle in metalli preziosi sono generalmente punzonate, cosa che ci consente di risalire spesso al paese e all'anno di produzione. A volte purtroppo, come in questo caso, non sono punzonate. La rizza è una copertura, quindi metallica, che si mette sopra il dipinto, non per forza deve essere coeva al dipinto. Troviamo a volte delle rizze messe nell'Ottocento su dipinti del 600 del 700. Quindi è anche questo ha un significato religioso, soprattutto di protezione, però dal punto di vista artistico in realtà molte rizze sono qualcosa di veramente bello e importante, particolare. Quindi abbiamo comprato queste icone, sono solitamente rappresentano episodi biblici, episodi cari soprattutto alla iconografia ortodossa, e nei prossimi giorni le vedrete in vendita e saranno prezzi adeguati a quello che è il mercato attuale, che è basso, quindi vi consiglio di andare a vedere. Il prezzo sarà molto interessante, vedrete che le venderemo in breve tempo. Quindi penso che per questa settimana abbiamo detto tutto, siamo piuttosto soddisfatti anche di questo marzo. In genere marzo va un pochino a rilento perché quando le persone sentono la primavera nell'aria iniziano a pensare a qualcosa che sta al di fuori della loro casa, quindi registriamo meno accessi, cosa che non stiamo registrando quest'anno. Quest'anno continuiamo anche questo marzo a comprare, a vendere. Abbiamo venduto ieri un bellissimo orologio all'antiquario romano e stiamo vendendo sempre su eBay, come al solito il negozio va abbastanza bene, qualcuno che viene qua c'è sempre, quindi siamo piuttosto soddisfatti. Direi che con questo è tutto, no? Quindi godetevi il video e rimanete incollati al teleschermo fino all'ultimo, perché all'ultimo vi presenterò un quadro veramente molto bello. Ciao, a presto. Sì, intanto non riprendiamo lei. Se vuole la riprendiamo, Ma se volete avere più visualizzazioni, allora ok. Allora vabbè. Con mio papà, che era un amante dell'antiquariato, delle cose, e ha fatto diversi viaggi, soprattutto in Cina, in Giappone e così, e ha portato un po' di oggetti, però io non faccio niente, onestamente sono un po' più... Perfetto, vediamo. Allora questo lo vuoi mettere un po' più indietro? Sì. Allora possiamo riprendere per il nostro canale YouTube? Sì, assolutamente, prego. Lei ha un'idea di quanto vuole realizzare? Allora, grosso modo a spanne, ma onestamente mi affido un po' anche alla vostra professionalità. Quindi sono cose che sono state acquistate direttamente in Cina? Sì, direi tutte prese da lì e portate in Italia. 20-30 anni fa, immagino? Sì, grosso modo sì, ci siamo. Lei non è di Roma? Sono veneto. Ma non viene dal Veneto per queste cose? No! Ah, ok. Ormai siamo degli... Vivete qua? Sì, ormai da molti anni.
Mi posso dare una mano? No, guardi, faccio io, non ti preoccupare. Sì, così. Allora, questi sono una parte di qualcosa che qui non vedo, sarà in altre scatole, immagino. Probabilmente. Allora, questi sono per il sakè, però non sono antichi, non hanno nessun tipo di interesse antiquariale. Questi sono in finto avorio, probabilmente è una pasta ottenuta con scarti della lavorazione dell'avorio, fatti a Hong Kong negli anni 70, negli anni 80, e non hanno nessun tipo di mercato al momento. Fossero d'avorio comunque bisognerebbe, non si potrebbe vendere, ma non sono in avorio. Questa è anche una riproduzione, sempre della seconda metà del XX secolo, però non è antica. Questa è per farle un esempio, ne abbiamo venduta una recentemente sul nostro negozio, a quanto ti ricordi? 25. A 25 euro. Anche qui siamo nel campo della decorazione. Allora, vediamo qui che cosa c'è. Queste sono delle bacchettine per mangiare il sushi, sono simpatiche. Però anche queste non sono antiche e poi comunque sia, questo in realtà potrebbe essere avorio, quindi non commerciabili, detenibili ma non commerciabili. Vediamo qua che cosa c'è. Questi, se non sbaglio, sono due, giusto? Sono due, esatto. Allora, questi mi sa che ce li abbiamo identici. Più o meno. Allora, questi sono antichi, sono fatti nella fine dell'Ottocento, Sì. in stile settecentesco. Anche qui si parla solo di valore decorativo, ne hanno fatti migliaia per il mercato europeo, non hanno nessun tipo di appeal per il collezionista e non sono una coppia. Credo che sia questo il coperchio di questo. Sì, in ogni caso credo che non siano una coppia, sono leggermente diversi. Vediamo cos'altro c'è. Anche qui siamo sempre nella fine dell'Ottocento. E queste sono invece riproduzioni molto recenti. Allora, faccio vedere, per chi avesse seguito la lezione sulle porcellane cinesi, il bianconeve ci dice immediatamente che siamo nella seconda metà del XX secolo, ancora prima della qualità che ce lo dice allo stesso modo, quindi bassa qualità e bianconeve siamo nel Novecento, il bianco sporco siamo ancora nell'Ottocento. Anche qui siamo, allora queste sono proprio delle cose fatte per sembrare antiche del 7, però sono fatte nel Novecento, nessun tipo di qualità pittorica, il tutto è opacizzato per farlo sembrare antico, e questa è una lavorazione fatta appositamente per invecchiare la porcellana. Il fondo delle cose antiche non è così, bensì è così. Quindi diciamo sono tutte riproduzioni, non c'è nulla di particolarmente appetibile. Queste sono sculture lignee che erano parte probabilmente di qualcos'altro. Ma lei ce l'ha il mobile? No. No, lei l'ha comprate Sì, già, sì, le avete comprate già così. Erano già così. Ce ne sono altre parti, infatti. No, guardi, allora non c'è assolutamente nulla di particolarmente antico. Dove sono i due vasi uguali a quelli che... Messo in fondo sulla destra. Un attimo solo, eh.
ne vedo solo uno. Ok. Allora, guardi, per questa coppia io al massimo le posso offrire 120 euro. Per tutte le altre cose, se le vuole vendere, posso arrivare a 200, quindi 80 euro per tutto, ma se le vuole vendere non sono cose che in realtà noi trattiamo. Ok. E ovviamente le cose avorio, sospetto avorio, le dovrebbe riprendere, perché quelle non le possiamo comprare comunque. Ah, va bene. Quindi 120 o 200 tutto quanto, oppure lei ci può pensare e poi nel caso ce le riporta. No, io direi che va bene. Dai. Va bene? Sono purtroppo cose non... cioè, non particolari. sì, allora le cioè, cose di pregio sono per il mercato cinese e vengono pagate bene, anche molto bene, però qui non c'è nulla per il mercato cinese e il mercato italiano, europeo è morto, non è un mercato che richiede questo genere di cose. Senta, Quindi... io volevo... Allora, quindi faccio la ripresa per il canale YouTube, poi alla fine della ripresa, se non le è piaciuto la valutazione, può pure dirmi di non pubblicarla. Lei è un esperto di attardi. Sono Tra le altre cose. esperto ma anche appassionato del pittore. Sì, mi ricordo che mi ha mandato la foto. Sì. Poi vedo un San Filippo e un Guccione. Quelli che ha bloccato. Ok. Lei lo vuole vendere o fare valutare e basta? Volevo valutarlo e chiedergli un'offerta, visto che lei... Lei ha un'idea di quanto vuole realizzare? Io ho visto quelle che sono le valutazioni che lei scrive sul suo blog, perché credo che lei, ripeto, è stato molto... Allora, le spiego, quel blog che lei ha scritto è stato scritto diversi anni fa. Sì. Come tutti i pittori figurativi, Attardi ha avuto una fortissima contrazione delle valutazioni. Sì. E tra l'altro questo, come tra i ponti di Attardi, diciamo, mi piace un pochino di meno per via di questa vaso che lui ha deciso di mettere, che non è proprio, diciamo, il massimo. Detto questo, un bel ponte di Attardi oggi si vende intorno ai 1000-1200 euro, quindi proprio poco, sì, rispetto a quello che erano le valutazioni anni fa. Questo non glielo posso, non è che io so io a dirglielo, lo dirà chiunque. Lei oggi lo... Sì. Diciamo, tutta l'arte figurativa ha subito una fortissima contrazione. L'avrei mai detto. Non lo sapeva, quindi? No, assolutamente no. Insomma, Pensava che fossero 4-5 mila così? Sì, pensavo che avesse No. un valore di questo tipo, quindi non quello che lei aveva, diciamo, pubblicato, perché sapevo della contrazione del mercato. Sì, sono, diciamo, Però quello 17 attesi e 5.000, c'è una riduzione del 70%. diciamo che quello che si pubblica rimane negli anni, Sì, e certo. noi non è che possiamo aggiornare i siti in continuazione, anche perché questo è un mercato, e poi soprattutto per quanto riguarda questo tipo di opere, veramente in fortissima contrazione, quindi dovremmo rifare completamente l'area blog del nostro sito. Non ce la facciamo. Però, detto questo, lei può trovare tranquillamente gallerie che ancora chiedono 3, 4, 5 mila euro per queste opere, tranquillamente. Certo. Il problema è che non le realizzano, No, cioè sono persone che lavorano in conto vendita, non rischiano nulla. Io rischio, quindi assolutamente questa è un'opera che pagherei abbondantemente sotto ai 1000 euro, quindi probabilmente non è... già le dico che le altre opere che lei mi ha citato, i pittori, siamo più o meno sempre in quell'ordine di idee, cioè non sono opere che al momento, cioè le compriamo, le vendiamo tutti i giorni in realtà. Vede, quello è un dipinto di Borghese. Sì. 20 anni fa aveva un valore, oggi ne ha uno completamente diverso. Oggi quanto vale? Allora, quel Franz Borghese lì oggi vale un dipinto che non so se sa quanto costa. Sì, lo conosco. Lo conosco come conosco Guccione che le avevo mandato, come San Filippo, perché erano stati investimenti Sì. fatti. Allora, vede, qui Qualche vengono anno due fa. tipi di persone a vendermi Sì. le cose.
quelli che già sanno perfettamente quello che è successo e quelli che non lo sanno come lei. Quindi a queste persone io consiglio, aspettate un attimo, vedete, perché soprattutto mi sembra di aver capito che lei l'ha comprato questo, giusto? Questo mi arriva da un'eredità, gli altri due li ho comprati. Quindi chi li compra in genere, diciamo, è meno propenso a svendere ai prezzi attuali rispetto a quello che l'ha pagato. Sorpreso, ripeto. Lei quanto tempo fa l'ha comprato questo? Allora, questo qui è stato acquistato 40 anni fa. 40 anni? Sì. È una cifra molto alta ormai. No, non credo. Questa è una cosa che mi arriva da mia nonna, Sì. Però guardi, noi adesso siamo in trattativa per un quadro veramente molto bello di Gottardi, molto grande, una scena storica complessa. E io ho offerto a 5.000 euro e lui vuole 6.000 e stiamo lì. Insomma, questo per dirle quanto è. E questi ponti, insomma, devo dire che adesso ne sono usciti tanti, ne ha fatti tanti, non sono proprio il massimo per chi vuole. No, lo capisco. C'è stata una contrazione fatta in attesa, diciamo, una media per cui avete stimato 20.000 euro dall'altra parte. I ponti li abbiamo stimati 20.000 euro, così tanto. 17,5. Era un momento particolarmente florido per il mercato dell'arte. E quindi 17,5 certo. A 1.000 vuol dire diviso 20. Ma se lei si fa un giro per il settore mobile o il settore icone o il settore argento è più o meno la stessa cosa. Assolutamente sì. Assolutamente. Per non parlare dei tappeti poi, quindi insomma, tappeti purtroppo quello è, purtroppo. Va bene. Sono davvero molto grato. Volevo dire, le valutazioni noi quando riceviamo il consenso da parte del proprietario le riprendiamo per il nostro. Perché poi qualche volta vi seguo. Hai già avviato? Sì. Ok. Davi per scontato che ci desse il consenso il dottore? Non abbiamo niente da roba rubata, quindi. Non le ha rubate, mi fa piacere. Io ho 2 case, mio figlio si sposa, ne devo liberare una e in questa cosa ci sono diverse cose, un po' di famiglia e un po' qualcosa che ho comprato io. Sono un collezionista, però come sempre agli inizi di una collezione non si capisce quello che è giusto e quello che è sbagliato comprare, per cui magari invece di comprare un oggetto importante se ne comprano 10 meno importanti e si fanno questo errore gravissimo. Adesso volevo liberare un po' di cose che mio figlio non ha. Questo viene da un antiquario conosciuto di Milano, che esponeva a Modena Antiquaria, ed è un rame. Sì. Vediamo. Sì. C'è anche una firma sotto che sembra un carello o qualcosa del genere. A me piace, a mio figlio, ovviamente come tutti i giovani, è orientato su altre cose. Nella mia vecchia casa è stracolma di cose, quindi non ci va. Quanto tempo fa l'ha acquistato? No, questo 20 anni fa. Ho capito. Il soggetto è piacevole, non è un soggetto religioso, che so benissimo che ultimamente sono penalizzatissimi. Sì, diciamo che l'arte religiosa ha subito una flessione senz'altro più significativa di altri soggetti. Sì. Diciamo che la mitologia è senz'altro più apprezzata al momento. Sì. Ma sono fasi. Speriamo che sono fasi. Lei dice? Lei dice che assolutamente il mercato dell'arte che invece, voglio dire, andiamo purtroppo verso un peggioramento dei gusti sotto molti aspetti e non ho buona sensazione. Allora, vediamo questo dipinto. È un rame, ovviamente, si vede. Qui c'è una piccola firma, non è molto comprensibile. Lei quanto l'ha pagato questo dipinto? Le devo dire la verità, mi è stato regalato alla fine di una storia d'amore, gliela dico tutta. Aia. E beh, già normalmente ci si lascia tirandosi i piatti appresso, invece in questo caso Mi ha tirato il quadro. mi ha tirato il quadro. Questo antiquario mi diceva che secondo lei era di buona qualità, insomma me ne ha sempre... Allora,
è un bel dipinto, i putti sono molto divertenti e sono sempre apprezzati, quindi non è un soggetto sacro poi così... insomma, Questa firma che vediamo... Karel, ovviamente non può essere Karel Fabricius perché sennò sarebbe Karel scuola francese, immagino. Vediamo la firma perché sembrerebbe francese. ma- Avi qualche cosa. Sì, la cornice è dell'800, il quadro è del 7. Il fatto che sia sul rame incide qualcosa nelle valutazioni? No, beh, i rami sono apprezzati come anche gli olli su tela. Non ha un'incidenza particolare sul valore, la qualità è quella che in genere conta un pochino di più. Certo. E il soggetto, ovviamente. So più che sia È il Madonna. titolo dell'opera. Madonna con la Quella scritta? Mm. Penso sia più una cosa religiosa. Sì, è senz'altro la Madonna. Vedi che c'è, penso San Giuseppe sia con la croce. Sì, sì. Scusi, ma non gli hanno mai detto se hanno fatto una ricerca su questa firma qua dietro? Sinceramente no. La persona che me l'ha dato questa antiquaria la teneva nella sua collezione personale perché gli piaceva moltissimo, ma non ha... Ma questo penso che magari fosse già in una collezione. Questo perché- viene da una collezione. A lei dispiace se do un'occhiata per via dei restauri con la lampada di wood? Ci mancherebbe, invece... Questo penso sembra tipo tipo un sepolcro che è stato aperto con la Madonna e San Giuseppe, con la croce, tipo una risurrezione, boh. Sì, sì, senz'altro è un'allegoria. della primavera, della rinascita. Della rinascita e poi vedi che dell'allegoria della resurrezione. Cioè schiaccia il serpente. Il paesaggio sullo sfondo è anche molto bello. Ok, c'è un lucido che nasconde i restauri. Hanno messo un lucido che nasconde completamente qualsiasi tipo di intervento. Proprio tutto uniforme. Il dipinto l'ha fatto restaurare lei? Assolutamente. Lei l'ha ricevuto? Allora, Sono tracce di restauro. secondo me ci sono dei restauri che sono impossibilitato a vedere perché è stato passato un lucido Perciò i colori che sono rende la così superficie brillanti. totalmente uniforme. I colori sono molto più brillanti di quello che dovrebbero essere per via dell'epoca, qui siamo nel pieno Settecento, però insomma ritengo che possa considerarsi un'opera originale del Settecento. Non so quanti restauri ci siano per questo motivo che le ho appena detto. È un'opera che oggi come oggi sul mercato io la potrei vendere intorno, diciamo, massimo ai 750 euro. Non di più, No, quindi, quindi la dovrei pagare sui 4,50. ho capito. Va bene, allora questo qui è la prima cosa che Sì, devo valutare certo. insieme alla
Allora, vuole che intanto la reimballiamo per vedere? Un piccolo sì, ti posso, grazie. Diciamo che io ho tantissime cose, sono a Salerno, per me non è facile portare, perché ho anche delle cose Più grandi. più importanti, qualche mobile, insomma dopo vi faccio vedere qualche Sì. foto. Quindi nonostante il soggetto non sia diciamo religioso, è comunque una valutazione bassa. Il soggetto secondo me è religioso, perché sì, comunque però non è sia c'è la classica- Madonna Giuseppe, il bambinello che regge la croce ed è l'allegoria della risurrezione perché c'è il sepolcro. Quindi è un soggetto religioso, è senz'altro molto molto più divertente rispetto a tanti altri soggetti certo. religiosi. Quello che non va dell'opera, cioè diciamo non va tra virgolette, è che non è una qualità eccelsa, è semplicemente un bel dipinto su rame del Settecento che so, 20-25 anni fa in questo negozio avremmo venduto intorno ai 4 milioni di lire, forse anche 5. Però oggigiorno, come ormai tutti sapete, le cose sono cambiate così tanto che noi dobbiamo comprare e vendere a poco, altrimenti non ci riusciamo. Questo invece viene da una casa dei miei nonni, perché i miei nonni erano fiamminghi, erano belgi. Allora, questi lo mettiamo qua un secondo, vediamo. E questo. Qui dietro avevano messo anche un francobollo da cui hanno ripreso la... c'è anche un'iscrizione. Hanno ripreso il volto di questa signora ritratta. Questo l'ha acquistato dove? No, questo era nella casa dei miei nonni Ok. belgi, storicamente da lì. C'è anche qualcosa di cancellato sotto. E allora è una scuola, dice scuola olandese, e sono d'accordo. L'epoca è cancellata, credo che sia 1650, metà 600. Compatibile con la tavola, con la... Questa sicuramente non è mai stata toccata o ritoccata, perché sicuramente da quando, perlomeno da 100 anni, era in casa di questi miei nonni. Sì, però io non sono d'accordo sull'epoca, secondo me è una cosa fatta in stile seicentesco, però un po' più tardi. Però non è, diciamo, un dipinto che a me interessa come genere, non... Questo è il classico... questo è veramente molto 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 difficile da vendere, un dipinto del genere. Poi è veramente una cosa molto difficile, perché quel genere di clientela che arreda, quindi che non sta a guardare la mano, però guarda il soggetto, e il soggetto è un soggetto un pochino difficile. Forse più in quei paesi, voglio dire, ha un maggiore mercato in quei paesi del Ma in realtà noi vendiamo in Olanda, però non sto riscontrando da parte degli olandesi, dei belgi, tutta questa... Cioè, sono grandi mercati, ma per un altro tipo di opere d'arte, sono mercati brillanti. Questo qui invece mi erano comprato in una mostra antiquaria a Bastia Umbra. Ok, questa l'avete comprata da un I miei genitori. quindi tanti anni fa. C'è dietro, se lei vede, c'è proprio la lettera, non so di chi. Posso vedere? Certo. Allora, questo non lo riprendere. Dipinto su tavola con cornice, metà 500. Ciao Gennaro! Sì, il dipinto è antico. È un bel quadro, ha una patina che non so per quale motivo è stata data sopra, però non è... Però La cornice è coeva, immagino, no, la cornice non è coeva. no? Mi sembra un po' non prendere il certificato del collega.
Allora, anche in questo caso non è un dipinto, diciamo, che per il mio mercato va bene, però è senz'altro antico, è gradevole, ha un significato anche in questo caso senz'altro più devozionale. Certo. Che artistico, cioè dal punto di nell'antiquariato ci sono due cose che contano tanto: l'epoca, ma soprattutto la qualità. Certo. Quindi una cosa antica non vuol dire che sia insomma facilmente vendibile. Però ho visto le dimensioni, È una pensavo- cosa, secondo me, è arte che viene da conventi e non c'ha nulla di particolarmente interessante, per quanto almeno riguarda la mia opinione, dal punto di vista artistico. Il Cracklen mi dice che è dell'epoca, può anche essere del 6, ma insomma non è, però è senz'altro stato molto ritoccato come dipinto, quindi è gradevole, però non è una cosa che lei... può interessare il mio mercato, no. Quello poi il discorso, uno dice sì, il mercato si riprenderà, ma io ho un'idea. Chi ha comprato 15, 20, 30 anni fa, Sì. quando c'era la bolla speculativa e ha pagato determinati prezzi, con che coraggio si riavvicina all'antiquariato, voglio dire, dopo aver preso batoste di usi il termine Questo forse volgare, ma è comprensibile da un punto di vista emotivo, però è sbagliato da un punto di vista razionale, e le spiego il perché. Se lei oggi può acquistare a 1.000 È vero. ciò che 20 anni fa ha pagato 10.000, vuol dire che lei, incrementando la sua collezione a prezzi così bassi, ne abbassa il prezzo di acquisto. Le faccio un esempio pratico: se lei ha acquistato un dipinto del 600 a 10.000 e oggi ne acquista uno quasi identico a 1.000, vuol dire che questi due dipinti li ha pagati 11.000. certo. Ha capito? Ciao Ho Gianna. capito, però poi ci vuole sempre chi li ricompra. Se uno ha non ha necessità, ma semplicemente uno vuole rinnovare la casa Beh, e compagnia ok. bella, e ti Magari non è offrono una cosa che il fa come- 20%, come il 30% investimento, di ma è quel... come proprio collezione. Allora, se lei lo deve le deve fare solo un investimento puramente Io non speculativo, parlo di investimenti, ma parlo come in tutte le cose. Una generazione si succede alle altre, un figlio, un nipote, vede, diciamo, ma questo non è di mio gusto, lo voglio andare a vendere. E vede che gli danno la quinta parte di quello che è stato acquistato, con tanto va, qualche dubbio gli viene sul fatto di investire ulteriormente. allora, in opera. più che dubbio, adesso noi abbiamo una consapevolezza che prima non avevamo, generico. ma neanche noi operatori del settore ce l'avevamo questa consapevolezza. Ossia che questo fosse un mercato soggetto a variazioni di gusto, alle mode. Anche noi abbiamo investito e anche noi abbiamo perso tanto, noi operatori del settore. Io mi sono ritrovato Certo. a vendere a 5.000 euro un armadio pagato 40.000 euro. Ha capito? Certo. Questo è quello che è successo pure a noi, come si può immaginare. Certo. Quindi nessuno aveva questo tipo di consapevolezza. Oggi a noi abbiamo questa consapevolezza che ci aiuta. A me, per esempio, nel mio lavoro mi aiuta tantissimo. In che modo ci aiuta? A esaminare quello che è successo per capire quello che per ipotizzare quello che potrebbe succedere. Oggi io so una cosa, che se una cosa che valeva 10.000 oggi vale 1.000, io ho una sola certezza, che probabilmente è il caso di comprarla quella cosa. Perché valeva 10.000, ma è come la Perché- Fiat, si pensava, vabbè, non potrà mai scendere oltre un certo livello, alla fine sono arrivate a zero, cioè il discorso non può essere fatto, dice sì, vabbè, ritornerà a 10.000. Allora, No, la certezza, almeno secondo me. nessun tipo di investimento Assolutamente che lei può no. fare oggi le può dare una Penso che in certezza. arte devi avere prima di tutto il piacere di possedere una cosa. Sì. Però devi anche, quando parliamo di cifre, tutelare il tuo denaro. Allora, se mio figlio, diciamo, deve andare perché non gli piace rivendere quella porcellana Meissen, non dico che deve riprendere quello che ma nemmeno deve prendere il 10%. Allora, io adesso, per esempio, mi sto orientando, adesso io compro solo i pezzi di altissimo livello, ma perché giustamente me lo posso permettere. Ma tutti quelli che non hanno questa disponibilità, ovviamente non comprano più. Almeno questo è un discorso mio, diciamo, seguo il mercato da 25 anni. Sì, sì, ma quello che dice è vero, molte persone si sono disinnamorate. Generazione. C'è un disamoramento generale per quanto riguarda l'investimento in arte, soprattutto di chi ha investito in passato in arte. 20-30 anni fa, come nella borsa. Dopo un crollo, voglio dire, la gente ovviamente non ha più fiducia, diciamo, di comprare Certo. le azioni dopo che ha visto
Almeno questo Però lei consideri, adesso che ha citato la borsa, che il paragone con la borsa è sempre difficoltoso farlo per tanti motivi. Allora, innanzitutto, lei quando si compra un'opera se la gode tutti i giorni Questo e le in azioni premessa. in borsa non se L'ho le detto gode. in premessa. Sì, Ok. l'ho detto in premessa, sì. Dopodiché è un modo per passare dei denari alle generazioni successive che non vengono tassate come Sicuramente. almeno per il momento, finché lo Stato italiano deciderà, Sì. però al momento non è così, quindi questo è un altro vantaggio. Sì. Però converrà con me, voglio dire che chi ha comprato 20-30 anni fa ha difficoltà a avvicinarsi ancora all'antiquariato, volendo dismettere alcuni oggetti e vedendosi fare delle offerte del 10, 20, 30% di quello che ha preso. Cioè io Purtroppo, posso spiegare questo- anche questo. Io questo lo comprendo, lo sì, capisco, ovvio. però... insomma. Ciao a tutti, oggi iniziamo il filmato con un piccolo indovinello. Vi parlo di un pittore romano, uno dei più bravi. Parliamo di arte moderna, lui è nato nel 40 e muore nel 2000, quindi un pittore moderno quasi contemporaneo. È molto famoso e molto amato non solo dai collezionisti romani, ma in Italia e anche in tutto il mondo. Parliamo quindi di Franz Borghese, molti di voi già lo conoscono. È un pittore che si caratterizza i suoi quadri sono molto caratteristici, sono sempre rappresentanti, narrano le vicende di personaggi borghesi che sono vestiti come se fossero nei primi del Novecento, però considerando che il pittore li ha dipinti negli anni 70 e negli anni 80, penso che si riferisse a una narrazione della borghesia a lui contemporanea, narrazione vista in chiave satirica, ironica. Sono personaggi intenti a azioni quotidiane di tutti i giorni. In questo caso, per esempio, stanno mangiando, però non rinunciano, anche se insomma fanno quello che è il più naturale e il più quotidiano di tutti gli atti, quello di nutrirsi e di bere, non rinunciano allo sfarzo, all'eleganza, con gli uomini addirittura col frac e col cilindro. Quindi il pittore cerca di mettere in luce, in evidenza il paradosso di una società borghese impegnata più nell'apparire che nell'essere. Molti dei dipinti di Franz Borghese narrano questo tipo di società, sono personaggi molto divertenti. Siamo nell'ambito ovviamente della pittura figurativa, quindi per quanto riguarda le quotazioni di questo pittore, come è successo per tanti altri pittori figurativi della seconda metà del Novecento italiano, c'è stata una piccola flessione. Devo dire, nel caso di Franz Borghese veramente piccola, il mercato ha tenuto molto bene, c'è un archivio che funziona bene, che ne tutela l'immagine e che rilascia queste autentiche. Questo è un dipinto che viene proprio dalla galleria che rilascia gli archivi, una galleria che rilascia le autentiche, una galleria di Milano, e questo è la loro archiviazione, la loro autentica con le misure. È un 70x50 e quindi vi faccio vedere come sono fatti i dipinti di Franz Borghese. Questo l'abbiamo comprato con tutta la teca in vetro, che è completamente inutile. Il mio consiglio è sempre di togliere il vetro per godere così appieno dei colori, quando si tratta ovviamente di opere ad olio, come in questo caso olio su tela. Se invece l'opera è su carta, Franz Borghese ha dipinto anche su carta, il mio consiglio è di tenere il vetro perché protegge la carta da eventuali schizzi e dall'umidità. Questo è il retro. Le tele di Franz Borghese sono sempre così, tutte bianche, in genere sono firmate, in questo caso non è firmata, e qui c'è in genere si trova spesso l'etichetta della galleria di provenienza, che è sempre una documentazione piacevole da trovare in un'opera. Sì, grazie. Per quanto riguarda il mio indovinello è questo. Allora, innanzitutto vi parlo del mercato dei falsi. Il mercato dei falsi ovviamente affligge il mercato dell'arte moderna italiana. Per quanto riguarda Franz Borghese, io ho comprato e venduto decine e decine di quadri di Franz Borghese. Devo dire che di falsi ne ho visti veramente pochi, li ho visti, ma pochi.
sono cose fatte molto male, molto brutte, non hanno nulla a che vedere con i quadri autentici di Franz Borghese. Quindi non è un mercato, diciamo così, inquinato dai falsi come può essere quello di pittori come Guttuso o Schifano, però è un mercato comunque che presenta delle insidie, come possono essere per esempio l'insidia di acquistare dei dipinti di Franz Borghese a un prezzo troppo alto rispetto a quello che è il prezzo di mercato attuale per chi vuole, questo per chi vuole acquistare. Per chi vuole vendere, l'insidia può essere quella di capitare magari con delle persone che promettono di realizzare delle cifre molto alte di mercato in cambio dell'inserimento del quadro che le persone vogliono vendere nel loro sito, con una scheda tecnica redatta da un storico dell'arte, chiedono dei soldi che sono magari tanti, 8, 900 euro, 1000 euro, in cambio di una promessa di realizzazione di una cifra che in realtà poi non verrà mai realizzata. Quindi state attenti a tutte e due le insidie. Il mercato dell'arte purtroppo è fatto anche di questo, e il mio canale è fatto anche per mettere in guardia da questo tipo di insidie. Detto questo, l'indovinello è questo: quanto vale ad oggi un'opera come questa? Quindi parliamo di un livello medio-alto con 3 personaggi, un significato particolare, 70x50 su tela, archiviata correttamente dall'archivio di Franz Borghese. Quanto vale ad oggi? Siamo nel marzo del 2024. Ve lo dirò nel prossimo video, quindi scrivete nei commenti, sbizzarritevi, se non conoscete il pittore provate a indovinare o a fare delle ricerche e mi aspetto la cifra precisa. Ciao a tutti!